Apri Home Assistant, inizi le prime configurazioni e ti trovi davanti una valanga di termini e concetti che sembrano fare tutti la stessa cosa. Risultato? Confusione e mal di testa. E l'unica cosa che vorresti davvero è un po' di chiarezza per iniziare a configurare la tua casa smart senza impazzire. In questo video analizziamo uno ad uno i concetti fondamentali di Home Assistant. Sono solo 3, ma capirli bene fa tutta la differenza. Nel prossimo video entreremo invece nel dettaglio di automazioni, script e scene, quindi iscriviti al canale se non vuoi perderlo. Se ti trovi qui, probabilmente sai già cos'è Home Assistant. Se invece non lo conosci, puoi recuperare il video precedente in cui lo spiego da zero. In breve, Home Assistant è un'applicazione gratuita che puoi installare su un computer o su un mini PC e ti permette di gestire da un unico pannello dispositivi come lampadine e prese smart, telecamere Wi-Fi e, in generale, tutto ciò che può essere controllato via rete. E la prima cosa che vogliamo fare quando iniziamo è configurare il nostro primo dispositivo. Questo è anche il primo concetto fondamentale che vedremo oggi. Un dispositivo, o device come lo potrai trovare nella documentazione, o se hai Home Assistant in inglese, è qualsiasi oggetto fisico o virtuale che viene integrato nella piattaforma per essere controllato, monitorato o automatizzato. Può essere una lampadina, un sensore, un termostato, ma anche qualcosa di meno ovvio, come il tuo smartphone o persino la tua auto. Dalle impostazioni, e in particolare dalla sezione Devices e Services, possiamo accedere alla lista di tutti i dispositivi collegati e configurati sul nostro Home Assistant. Da qui vediamo le informazioni principali di ogni dispositivo, come il nome, il modello e se è presente anche il livello della batteria. Se vogliamo aggiungere un dispositivo, possiamo semplicemente cliccare su Add Device, digitare il nome della marca, come Philips, e inserire manualmente i dati del dispositivo che vogliamo aggiungere. È un metodo che funziona, ma non è né il più veloce e nemmeno il più semplice. Per questo entra in gioco il secondo concetto fondamentale di questo video, le integrazioni. Le integrazioni sono porzioni di software che permettono ad Home Assistant di connettersi ad altri software e piattaforme esterne. In parole semplici, le integrazioni sono dei ponti che collegano Home Assistant al mondo esterno. Ipotizziamo che vogliamo controllare una lampadina della Philips, quindi bisogna implementare un'integrazione chiamata UE che permette di far comunicare la lampadina con Home Assistant. Prima di vedere come fare, ti faccio notare che alcune integrazioni mostrano delle icone. Ad esempio, questo simbolo indica che l'integrazione necessita di internet per poter funzionare. Oppure quest'altro sta ad indicare che non è presente un'interfaccia grafica, ma che è possibile configurare l'integrazione solamente tramite file configuration.yaml. Vediamo subito come configurarne una. Per prima cosa andiamo su Settings e su Devices e Services. In questa pagina vediamo tutte le integrazioni che sono già state configurate e quelle pronte per essere aggiunte. Ad esempio, nella sezione Discovered sono stati rilevati dei dispositivi connessi alla rete che attendono di essere aggiunte per poter comunicare con Home Assistant. Nel mio caso notiamo le integrazioni della Flixbox, ovvero il mio modem di casa. Se cliccassi su Add ed inserissi i dati richiesti, l'integrazione verrebbe aggiunta e configurata. Ma in questo video voglio aggiungere un'integrazione che non richiede nessun dispositivo fisico, in modo tale che anche tu potrai replicarlo. Sto parlando infatti dell'integrazione Workday, un'integrazione che permette di indicare i giorni in cui siamo occupati per lavoro o studio, saremo liberi oppure i giorni festivi. Tramite questa integrazione avremo la possibilità di personalizzare le automazioni o le scene in base ai giorni indicati nell'integrazione. Facciamo un caso concreto. Se lunedì siamo al lavoro e quindi fuori casa, tutti i riscaldamenti rimarranno spenti, mentre il fine settimana e nei giorni festivi in cui con molta probabilità siamo a casa, il nostro sistema termico lo vedrà dall'integrazione Workday, tramite l'automazione creata attiverà e lascerà i riscaldamenti accesi. Per aggiungerla basterà cliccare su Add Integration, digitare Workday, cliccare sull'integrazione, dare un nome a piacere come My Workday, selezionare il paese, in questo caso Italia, e andare avanti. A questo punto impostiamo le varie configurazioni e facciamo Submit. Impostiamo un'area in cui crediamo sia più adatta all'integrazione e facciamo un clic su Finish. Fantastico, adesso potrai vederla nella lista delle integrazioni configurate. Giunti a questo punto, vediamo il terzo ed ultimo termine del video, le entità. Le entità sono strettamente legate ai dispositivi, ma non sono il dispositivo stesso. Essa infatti rappresenta lo stato o una funzionalità specifica di un dispositivo. Facciamo un esempio. Un apritapparelle è un dispositivo, ma può esporre più entità, come lo stato aperto o chiuso, il livello di apertura, oppure le azioni per aprire e chiudere la tapparella. In Home Assistant tutto ciò con cui interagiamo davvero sono le entità. Nel pannello di Home Assistant le entità
entità sono visibili in una tabella dedicata. Per ciascuna entità vengono mostrate informazioni come il nome dell'entità, il dispositivo a cui appartiene, l'area associata, di cui parleremo in un prossimo video, l'integrazione di riferimento e ovviamente lo stato attuale. Spero di averti tolto tutti i dubbi su questi primi 3 concetti fondamentali, quindi se non vuoi perderti l'approfondimento su altre terminologie di Home Assistant, iscriviti al canale, lascia un mi piace e un commento. Grazie e al prossimo video.